Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Questa mattina mi è arrivato un commento che mi ha stimolato l'idea di fare un video per parlare di piante carnivore e anche di qualche altra pianta magari un po' esotica che possiamo coltivare nella nostra casa e nel nostro giardino. In questo periodo non sto facendo molti video in giardino perché è impossibile starci per via del calore, per via anche dei turni lavorativi che solitamente combaciano un pochettino con questa calura incredibile, quindi quando faccio il mattino, che sono delle ore particolarmente fresche, quando poi arrivo a casa nel pomeriggio è impossibile stare in giardino. E in più devo dire che non c'è nulla che si sta sviluppando per poter magari parlare di una determinata pianta, anche nell'orto continuo a bagnare ma non cresce quasi nulla, rimane tutto molto fermo, perché queste temperature impediscono veramente qualunque sviluppo. Pensate che ho dei fagiolini che sono alti quasi 2 metri se non di più e che fanno dei fagiolini che sono vuoti all'interno, nonostante io li bagno, cerco di orientarli un po' nella crescita per sostenerli, niente, quest'anno è veramente un disastro per quello che riguarda un po' il giardino e anche l'orto. E quindi questa è un'occasione per poter parlare di piante magari un po' più esotiche, piante d'appartamento e piante carnivore, piante che possiamo tenere anche fuori come le saraceni. Il commento arrivato questa mattina che mi ha stimolato il video era appunto un commento che diceva: come mai le punte delle mie saracenie cominciano a diventare secche? Qual è il motivo? Allora, se non c'è un errore di coltivazione è un processo del tutto naturale, ma lo vediamo in questo video parlando di saracenia e parlando anche di qualche altra pianta carnivora e non. Sicuramente questo video sarà disturbato dalla presenza di un rumore di sottofondo, ma i miei vicini stanno aggiustando un cortile, quindi ci sono degli operai a lavoro e quindi ci sarà un po' di rumore. Spero che si senta comunque l'audio nel video e che non sia così tanto disturbato. Cerco di parlare vicino al microfono in modo da dirvi ciò di cui voglio parlarvi. Allora, come potete vedere, perché le punte delle saracenie seccano? Perché alcune foglie delle saracenie prendono un aspetto terrificante? Perché quando arriva l'estate, le foglie che sono state prodotte in primavera e che devono dare alla pianta il sostentamento, perché con quelle la pianta si nutre, in primavera è anche abbondante la presenza di insetti, sono anche più affamati, quindi ce n'è di più che vanno sulle piante. Le foglie delle saracenie si riempiono già in primavera, cominciano a riempirsi di insetti e tante volte questo che cosa crea? Crea un aspetto della foglia veramente incredibile perché ha già svolto il suo compito. E quindi le foglie delle saracenie le possiamo trovare come queste, vedete che sono completamente secche, qualcuna sulla punta ma anche sulla parte inferiore. Se io vado a osservare l'interno delle trappole sono completamente piene di mosche, ci sono delle api, ci sono delle vespe, c'è di tutto all'interno. Questo materiale che è in decomposizione, che è nutrimento della pianta, logicamente crea un qualcosa di malsano e questo influisce un pochettino sull'aspetto della foglia. Però quello che io consiglio sempre è di non tagliare mai nulla, anche se la nostra saracenia non è così bella. Io non posso andare a tagliare adesso qua perché questa foglia è brutta, vado a tagliarla qui perché porto via un po' di nutrimento della pianta e in più mi rimane questo moncone verde. Allora che cosa faccio? Potrei pensare di tagliarlo alla base, ma in questo modo io tolgo la possibilità alla pianta di continuare a nutrirsi di ciò che ha accumulato all'interno della foglia, quindi lasciamole così, perché anche in natura questo è l'aspetto delle saracenie in estate. Logicamente loro continueranno a produrre qualche foglia, ma in questo periodo particolarmente caldo e soprattutto in estate le saracenie creano una sorta di fillodia estive, che sono un riposo della pianta per un periodo particolarmente caldo. Vedete che infatti le prime foglie primaverili sono slanciate, longilinee, bellissime. Quelle di tarda primavera e inizio estate cominciano ad avere una parte molto larga che ricorda proprio le fillodia invernali, queste foglie prodotte dalla pianta per svolgere la fotosintesi in inverno e che non sono carnivore, e quindi lei le produce per cercare di superare la stagione calda. Guardate qua che foglia stranissima, sembra deforme, ma in realtà non è così, è un processo proprio naturale della saracenia. Non tutte le saracene creano queste foglie, le fillodia, ad esempio Saracenia minor non ne produce, lei rimane con tutte le sue foglie, dopo la vediamo. Però qualche foglia ancora carnivora c'è, qualche foglia che sta ancora mangiando, qualche foglia di aspetto comunque abbastanza piacevole, anche se è larga alla base, però lasciamo anche le piante carnivore un po' crescere un po' come vogliono, in modo che possano svolgere il loro ciclo vegetativo. Questo fa sì che non vengano danneggiate. In
fine estate, così possono ricominciare a produrre qualche trappola di un aspetto un po' più bello, fino poi all'arresto che arriva con il freddo, in cui la pianta comincerà poi pian piano a produrre le fillodia, che sono esclusivamente foglie di questo tipo. Anche lì non si tocca nulla, quando arriva la primavera poi si fa una bella pulizia nella pianta, ma finché non ha prodotto delle foglie nuove poi in primavera, le fillodia, queste sono quelle che io chiamo fillodia estive, quelle invernali, non vanno assolutamente toccate, perché in questo modo la pianta prende la luce e svolge la funzione di fotosintesi clorofilliana, che qui è un pochettino minore, vi faccio vedere, in una foglia normale tipo questa ad esempio, no? È minore perché la superficie esposta al sole è praticamente soltanto questo tubicino che si allarga in sommità, mentre queste sono proprio larghe per catturare quanta più luce possibile, anche perché d'inverno di luce ce n'è di meno. Anche la Dionea muscipula in estate si presenta non tanto bella, molte trappole hanno catturato, hanno mangiato, sono diventate nere, guardate qui ce n'è veramente tante, rimangono anche in mano, si staccano facilmente, e quelle lì che prendono veramente tantissima luce solare, che sono esposte alla luce solare, sono di dimensioni un po' piccole, dovrebbe essere completamente rossa, ma in realtà tante volte quando c'è una luce solare molto forte molte foglie rimangono verdi. Diciamo che la colorazione rossa affascinante, la Dionea, almeno quelle che ho io, la prendono poi quando arriva la fine dell'estate e c'è un cambiamento di temperatura, allora la pianta comincia poi a colorarsi anche di rosso e crea delle trappole anche un po' più belle. Quelle estive prodotte in estate sono proprio trappole di sopravvivenza. Questa è la Sarracenia minor, che non produce le fillodia, vedete che lei ha sempre delle foglie molto slanciate, ma anche lei vedete che le foglie sono rovinate, perché c'è proprio un danno provocato dalla marcescenza di ciò che hanno catturato. Quindi lasciamo pure queste foglie così come sono. Sarracenia leucofilla, qui ci troviamo davanti a una Sarracenia molto particolare, perché in primavera crea delle foglie che sono bianche, perché ha queste parti bianche. La Sarracenia leucofilla è una Sarracenia molto affascinante, di non grandi dimensioni, neanche così belle. Guardate questa, qualche insetto è uscito tagliando la foglia e la foglia si è piegata. Io lascio tutto così, per adesso non tocco niente. La Sarracenia leucofilla in primavera crea degli ascidi che sono un po' piccoli, non sono tanto belli, in estate poi si ferma, alcune volte crea delle trappole, almeno la mia, anche un po' deformi, ma la particolarità di questa Sarracenia è che quando arriva poi l'autunno, la chiamano la regina dell'autunno, comincia a tirar fuori delle trappole molto più grosse, bianchissime nella sommità, veramente molto belle. Quindi anche qui non tagliamo nulla, qui c'è una trappola in formazione slanciata, non è fatta molto a fillodia diciamo, e quindi questa mi dà l'idea di una foglia che poi si aprirà bene, con una bella forma. Qui c'è un'altra Sarracenia leucofilla, queste sono delle divisioni, quindi sono un pochettino sofferenti anche per via di questo caldo veramente opprimente. Non so se si vede dalla telecamera, la Sarracenia purpurea invece, guardate qua, è spettacolare. Lei cresce come una enorme, gigantesca insalata carnivora e rimane veramente molto bella. Lei crea anche in estate alcune foglie tipo fillodia, ma questo penso che sia dovuto proprio anche a questo caldo eccessivo, e comunque è una cosa naturale in questo tipo di piante carnivore. Ecco qui Sarracenia psittacina, che crea queste trappole. Psittacina perché le sue trappole ricordano un po' il becco del pappagallo, di un pappagallo. Vedete che è coltivata in questo mastello. Lei sopporta bene il calore estivo, dovrebbe crescere un pochettino sommersa a volte perché in natura succede. Io l'ho messa in una posizione che era, quando riempio questa tinozza, era un po' sommersa, però poi è cresciuta in altezza, ha colonizzato tutto e quindi rimane fuori dal vaso. Guardate che bellissima colorazione tra il porpora, il bianco dei puntini e il verde delle sue foglie. Lei è una Sarracenia che cresce anche in luoghi particolarmente caldi in estate, e quindi sopporta molto bene il calore estivo e i raggi diretti del sole, colorandosi in questa maniera meravigliosa. Guardate la dimensione anche di queste trappole. Questa è una semplice psittacina presa in un garden, quindi nessuna varietà particolare, giant o meno, però le sue trappole di anno in anno diventano sempre più grandi, in associazione con Sfagno e delle drosere che veramente le ho dappertutto ormai. Tra le piante che io adoro ci sono le stapelie,
le uernie, le caralluma, tutto questo genere di asclepiadacee che creano questi fiori a stella che hanno un odore veramente terrificante. Questa è una Stapelia gigantea, mi è stata regalata da una signora che ho conosciuto, che abita vicino a casa dei miei ed è proprietaria di un locale, si chiama La Grangia. Lei coltiva questo genere di piante, è bravissima perché ha delle piante enormi, io ho difficoltà a coltivarle, lei è veramente eccezionale. Mi ha regalato questa piantina di Stapelia gigantea e quindi Maria ti ringrazio tantissimo perché cercherò di coltivarla al meglio cercando di farla diventare come una delle piante che hai tu, perché sei veramente eccezionale, bravissima. Spero di avere lo stesso risultato. Io non sono molto fortunato con le stapelie, piante che hanno questi fusti un po' vellutati, bellissimi. E vediamo dai se riesco ad ottenere qualche fiore. Stapelia gigantea è una pianta che fiorisce da metà estate in poi, a volte anche in autunno. Quella che avevo io un po' di anni fa fioriva quasi sempre in autunno. Aspetto per vedere i suoi fiori a stella enormi che possono avere un diametro di 30 cm, le punte tra una punta e l'altra si va anche sui 30 cm, quindi delle stelle, sembrano delle stelle marine gigantesche. Ci sono delle piante di cui non parla quasi più nessuno, perché sono piante un po' vintage. Volevo metterla a parlare di lei, magari lo farò poi in un video dedicato alle piante dimenticate. Questa è una crassula ovata, se non sbaglio. Questa è una pianta che si trova molto spesso nei garden. E non è più, credo, molto apprezzata, almeno io non la vedo più tanto in giro, a casa degli amici, a parte una mia amica che ne ha sempre qualche piantino. È una crassula che non sopporta la luce solare diretta, nonostante una pianta grassa non sopporta la luce solare, vuole una luce filtrata, potente, qualche raggio di sole al mattino o alla sera va anche bene, però esposta tutto il giorno alla luce solare tende a diventare veramente brutta. Mentre qui si colora, qui vedete che ha delle foglie che non sono molto belle perché qua al mattino, adesso con queste temperature enormi, quella poca luce solare è già caldissima al mattino presto e quindi ha patito un pochettino. Io cerco di tagliarla man mano che cresce per dargli sempre un po' questa forma a bonsai. È una pianta che mi piace tantissimo, in più si dice che porta anche fortuna, vediamo. Purtroppo la mia Nepenthes Miranda non c'è più, quest'inverno l'ho persa per un mio errore, però ho acquistato una piccola pianta di Nepenthes Mojito che non ho mai particolarmente apprezzato quando la vedevo in vendita, poi l'ho acquistata e me ne sono praticamente innamorato. Qui c'è una trappola, la prima trappola che ha fatto qui a casa mia, è piena di liquido e qua dentro entrano gli insetti per essere intrappolati. Ce ne sono altre due informazioni. Cresce abbastanza velocemente, continua a produrre trappole. Qui potete vedere che ce ne sono due vicine, una molto grande, guardate che bella, anche vellutata, anche lei è un po' pesantina perché è piena d'acqua, ha anche fatto una leggera pioggia, quindi un po' di pioggia è entrato. Qui c'è un'altra informazione, quindi cresceranno insieme guardando il mio giardino. È una pianta di facile coltivazione, la Nepenthes Mojito, da quello che ho capito può produrre delle trappole veramente grosse, quindi il prossimo anno probabilmente sarà molto più grande e vediamo se riesco a coltivarla bene come la Nepenthes Miranda, che per anni e anni è stata una mia compagna di vita, dai, diciamo così. Allora, c'è da dire che le Nepenthes, la pianta che abbiamo visto prima, sono piante che in estate non hanno questo cambiamento fogliare come le saracene che si imbruttiscono un pochettino, rimangono sempre abbastanza belle, qualche trappola secca comunque, però non tagliamo mai nulla. Qui c'è una Nepenthes Veici, qui davanti c'è una Morphophallus gigas. Luca Imbruglia, questa è la tua pianta che mi hai spedito, fantastica, io ti ringrazio, ti do un grandissimo abbraccio perché sta crescendo sempre più bella. E qui ci sono due piccole Nepenthes, allora una Nepenthes ocheriana acquistata in vivaio che sta producendo già le sue trappoline, l'ho ricomprata, mi era morta, l'ho ripresa perché mi ricorda un pochettino questa Nepenthes coccine anni 80 con le sue trappole che pendono un po' cicciottelle, diciamo così. E poi c'è un'altra Nepenthes che è la Nepenthes Veici, potete vedere io le ho messo questo paletto, la Nepenthes Veici in natura si arrampica sugli alberi avvolgendo i tronchi con le sue foglie. Io non credo che riuscirà a fare una cosa di questo tipo qui nella coltivazione casalinga, però la foglia che era dritta adesso si è piegata, come quasi per avvolgere questo piccolo paletto di legno che ho messo. Qui c'è una trappola, potete vedere la sua prima trappola di quest'anno, la crescita non è assolutamente velocissima, però ha cambiato aspetto da quando l'ho sistemata in questo vaso in cui ho inserito all'interno esclusivamente sfagno, perlite e corteccia. Non c'è torba,
ci sono solo questi 3 elementi. Forse all'interno, se non sbaglio, ho aggiunto anche della pomice e la pianta è un po' esplosa con la sua vegetazione, quindi non sempre l'utilizzo della torba è consigliato per le piante carnivore, anche perché, come dice il mio amico Simone, che saluto, ciao Simone, a volte coltiviamo le piante carnivore quasi tutte con lo stesso substrato, torba e perlite, però questo non è una cosa ragionevole da fare. È un buon substrato torba e perlite perché garantisce comunque la crescita per delle piante carnivore, però è anche vero che ogni pianta carnivora, ogni specie di pianta carnivora ha un habitat particolare in cui non sempre c'è la torba come substrato. A volte crescono sul letti di foglie, a volte crescono sui rami degli alberi, e sugli rami degli alberi la torba non c'è del materiale magari un po' vecchio di legno in marcescenza e le radici entrano in quel materiale lì. Quindi non tutte le piante carnivore in realtà in natura crescono in un substrato fatto di torba. Quindi questo mito della torba in realtà bisognerebbe un attimino riesaminarlo, perché non sempre è necessario coltivare le piante su quel substrato che crea poi dei danni ambientali enormi con l'estrazione della torba in natura. Anche qui perlite, pomice, corteccia e sfagno. Anche lo sfagno, se ce lo coltiviamo a casa, è l'ideale, perché così non lo acquistiamo, visto che viene anche quello prelevato in natura. Visto le temperature molto alte, io non so come mai le mie Darlingtonia sono ancora vive, anche loro hanno seccato le foglie, ho indagato, toccandole sono piene di insetti, quindi anche qui c'è una foglia che ha già fatto il suo sviluppo e il suo compito, e quindi pian piano adesso secca e la pianta ne produce altre. Però veramente le guardo sempre, cerco di tenerle più umide e fresche possibile, perché questo calore nel giro della giornata riscalda subito i vasi. E quindi vediamo, dai, spero che ce la facciano a superare quest'anno molto impegnativo. Il mio amico Luca mi ha regalato uno Smunda Regalis, nonostante l'ho bagnata tutti i giorni, questo caldo invaso l'ha quasi distrutta. Adesso sta ripartendo, perché comunque io l'acqua gliela do, e quindi anche lì una grandissima sofferenza. Qua invece abbiamo quei Cephalotus di un video precedente, l'appuntamento in giardino, che ho rinvasato facendo degli esperimenti. Allora, quello in spugna l'ho dovuto spostare qua perché pativa tantissimo, quindi l'ho tolto, non ce la faceva. Un altro in pomice a grana grossa, anche lì è seccato di colpo, quindi non ce l'ha fatta. Mi sono rimasti questo in pomice molto fine, che sta crescendo bene, sta facendo delle trappoline, ma in maniera molto lenta. Quello in perlite è partito subito con 2 trappole enormi, quindi mi fa capire che la perlite è proprio ideale. Qui è soltanto perlite e soltanto pomice. E poi c'è questo invece coltivato, qui c'è della torba, è coltivato in lapillo, torba e perlite, e sta crescendo anche abbastanza bene, ma quello che si sviluppa più velocemente è questo qui in perlite. In più vi faccio vedere, adesso sposto, ho il mio Cephalotus di vecchia data, che ha prodotto delle trappole molto grandi. Lui è coltivato in torba, pomice a grana grossa. Ecco, spero che si veda la rinquadratura. L'utriculare reniformis continua a fiorire tutto l'anno che è in fiore, bellissima. Eccolo qua, questo Cephalotus che è partito benissimo, coltivato in poca torba, pomice e perlite. Qui sopra ho sistemato della pomice un po' più grande, perché mi piace il contrasto un po' del chiaro con le foglie del Cephalotus, e niente, sta partendo tantissimo, si è sviluppato veramente tanto, e qui c'è un piccolo di Cephalotus che sta venendo fuori, quindi una parte forse delle radici che ha sviluppato una nuova piantina. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Che cosa dire? Questa è un'estate veramente difficile, almeno io, per quello che mi riguarda, sto faticando tanto, al punto che ho anche pensato di abbandonare un pochettino il giardino a se stesso, facendo degli interventi solo di riordino, ed occuparmi di acquerelli, che è un'altra mia grande passione che ho accantonato per occuparmi del giardino. Tutte queste piante mi tolgono tantissimo tempo durante il giorno, e quindi ho poco tempo per occuparmi di acquerello, di acquerelli, di pittura. Passione che sta prendendo un pochettino di nuovo piede dentro di me, e quindi penso che a questo punto lascerò un po' il giardino a se stesso, facendo dei piccoli interventi per tenerlo pulito, e nel tempo libero cercherò di occuparmi invece di acquerello, di pittura, che fa sì che io riesca a spostarmi, perché il giardino è bellissimo come passione,
è un qualcosa di incredibile, però ci tiene fermi sempre in quel luogo, mentre la pittura d'acquarello ci dà l'opportunità di uscire con un cavalletto e uno sgabello e muoverci nel territorio per dipingere ciò che vediamo, e quindi anche molto stimolante. Cercherò di unire un po' tutte e due le passioni, tra un po' poi arriveremo poi al periodo autunnale, invernale, quando il giardino finalmente mi toglie un po' di impegno e lì posso ripartire magari di nuovo con degli acquerelli, muovermi in giro a dipingere paesaggi e aree urbane. Anche il mare sarebbe bellissimo, poter andare al mare, dipingere magari delle barche, qualcosa per sperimentare e giocare anche un pochettino con i colori. Abbiamo parlato di piante carnivore, di stapelie, di piante un po' in generale in questo breve video, e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino, sperando che le temperature scendano un pochettino in modo da poter tornare ad occuparmi anche di molte piante che in giardino ne hanno veramente bisogno. Ciao a tutti e grazie, a presto!